Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Platinum Preppy. Oggi vediamo come fare un po' di pulizia su questa penna. Perché? Perché intanto è un'ottima penna, lo sapete, ve l'ho già presentata, è una penna tra le più economiche, ma tra quelle che danno molta soddisfazione. È uscita recentemente a fianco alla Preppy, alla Plaisir, anche la Prefont, che si affianca in questa trilogia di penne della Platinum, molto economiche ma davvero ricche di soddisfazioni. Questa è una penna che io ce l'ho bene o male, poi ce l'ho sempre tra i piedi, lo dico scherzosamente, perché è sempre pronta, disponibile, insomma è bella e poi ve l'ho detto, non costa tanto per fortuna, e questo la rende la prima scelta quando devo prendere una penna e andare via così un po' al volo da mettere da qualche parte, eccetera. Va bene, allora, ho usato il Platinum Carbon Ink. Sapete che è un inchiostro fetente, lo abbiamo già detto, macchia sporca inchiostra. Infatti ero andato per cambiare la cartuccia, ma non c'è verso di farla scrivere. La penna non scrive perché evidentemente si è incrostata un pochettino dentro. Come si smonta? Andiamo a vedere. La cosa è molto più facile di quello che si possa immaginare. Come avete visto e come vi ho presentato nel video, il pennino è un pennino tronco, un po' come quelli della Lamy. Vedete, termina qua, non viene, pardon, non viene annegato e quindi infilato nel fusto della penna, ma termina qua. Allora, con molta delicatezza, sempre con l'aiuto di un fazzolettino, di una moyette, non fate altro che, allora, scusate, ormai ho un po' di dimestichezza, sfilate il fusto giusto per togliendo la cartuccia. Questo ormai lo do per scontato, amici, mi seguite da tempo, io vado un po' veloce quando spiego queste cose. Tirate via la cartuccia e sfitate appena appena, ma attenzione, dovete rimanere in asse, perché lo capirete adesso che nello sfilo, vedete, eccolo qua, sfilando poco per volta, viene via il gruppo scrittura e resta questo che è il vero conduttore, l'alimentatore, che è molto sottile, molto esile e quindi si potrebbe anche spaccare, e noi non vogliamo che ciò accada. Ecco come si presenta la nostra Platinum Preppy una volta che abbiamo sfilato via il gruppo scrittura, perché l'alimentatore con le lamelle è qua dentro e qui è un po' un pasticcio per lavarlo, dico la verità. Potete metterlo in acqua, potete fare le operazioni che si fanno solitamente, che vi ho illustrato, però inchiostri difficili sono veramente difficili da fare. Affronteremo in un altro video la pulizia di questo fustarello che è trasparente ed è un peccato vederlo così incrostato. Allora, tornando a noi, diamo una bella pulita. Insomma, io vi sconsiglio di sfilare il pennino vero e proprio, perché è come vedete, ha queste due clip. Non vorrei che si alterasse la differenza, cioè lo strato che separa il pennino dall'alimentatore, e quindi l'inchiostro non arrivasse con lo stesso flusso determinato dalla capillarità che il produttore ha diciamo progettato. Quindi questa è una cosa che farei proprio nei casi disperati, sempre però con la consapevolezza che stiamo parlando di una penna che costa pochi euro e quasi quasi faccio prima a prenderne un'altra se proprio. Mettete in acqua questo, lo lavate come vi ho insegnato per tante altre penne stilografiche. La stessa cosa lo farete per questo, anche se nel mio caso, come vedete, non è venuto pulito a fondo. Non ho intenzione ora di perdere troppo tempo per lavarlo, siccome metto un altro inchiostro di quelli scuri, me la tengo così un altro po'. Vedremo come lavarlo a fondo, vi ho detto in un altro video. Per rimontarlo, sempre con cautela, avvitate. Spingete e avvitate, va a battuta, non c'è un punto, cioè non c'è rischio di sbagliare il punto, perché a un certo momento si arresta, perché va a battuta con la struttura del pennino. Se io adesso continuassi a girare, gira a vuoto, perché ormai si è già innestato. Rimontiamo il fusto della Preppy, ci mettiamo una cartuccia evidente e gli mettiamo il cartuccio e siamo pronti per scrivere felici per tanti altri chilometri di scrittura. E a tutti voi grazie per aver seguito anche questo video. Ciao a tutti!